Ma se non io ho come facciamo a essere uguali? adesso ti sai, io come loro. Ciao a tutti e benvenuti al PDS TV. Questo episodio è parte della nuova serie Life of an Afro-Italian Student. E il titolo dell'episodio è First Impressions on Afro-Italian. Io sono Kelly. Io sono Joyce. Io sono Augusta. E io sono Rudy. Perfetto, adesso rispondiamo a questi messaggi anonimi sullo schermo. Il primo dice: have weird English accents, neither African or Italian accents, just your own created accents. It's low-key funny, because sometimes I don't know what the hell you lot are saying. Secondo me è vero, perché il nostro accento non è né del nostro paese d'origine africano né italiano, abbiamo un accento che è tipo una via di mezzo, che ci siamo creati secondo me per non suonare troppo africano, cioè per farci capire un po' di più, però alla fine non riusciamo proprio a fare l'accento un po' britannico, a meno che tu sia allenato e magari hai amici inglesi con cui parlare, o sei andata a rivivere lì. È un perfetto, quelli che lo parlano un po' con questo accento nero, non so come dirlo. Poi non è colpa nostra a casa, cioè parlano di tutto i nostri. Ecco, parli italiano con i tuoi fratelli, poi con i tuoi genitori senti l'inglese nigeriano. Infatti, esatto. You mix everything, ecco. E poi, ok, praticamente stavamo dicendo che tipo noi a casa abbiamo tante lingue, cioè nel senso che con i nostri fratelli, come ha detto Augusta, parliamo l'italiano, poi con i nostri genitori parliamo l'inglese. E poi ci sono anche altri dialetti e ti parlano anche con quello, cioè nel senso che il nostro accento è, cioè, possiamo dire che è un misto alla e fine. poi ascolti musica americana. Grazie. C'è di tutto. Sì, ma secondo me non ci sta che certe volte dobbiamo per esempio criticare quelli che non, cioè con questo accento che abbiamo non è tanto colpa nostra. Grazie. Siamo influenzati da un sacco di cose. E poi non è come gli inglesi che voi parlate solo inglese, magari io c'ho l'italiano anche, capito? Quindi c'è l'italiano, l'inglese, questo, forte che c'ho l'accento un po' così. Il secondo dice wavy and musically gifted, lol. Ok, Yes. grazie. Yes. Io concordo, Concordo anch'io. Anch'io dai, siamo. Ma quando diciamo Afro-Italian, cioè si vede che le origini, tutti sanno che nelle origini africane c'è quella cosa, la musicalità, ritmo, cioè è nello spirito del sangue. Allora si sta a dire che noi siamo bravi su quelle cose. Oh, ragazzi, siamo arrivati al momento di massima tensione, perché adesso vedrete come la discussione si sta dipanando. Sì, andiamo a vedere. We are not noticed, most of us prefer to blend in. Sì, è vero. Cioè, anche comunque, anche qua in Italia, non è che come si dice, non è che non vogliamo far vedere a tutti che siamo africani, cerchiamo sempre di comportarci un po' come italiani più o meno. Quindi anche se quando andiamo Say what? No, si può, devo capire. Che senso di... No, lei vuole dire che... tu, se noi e qualcuno nigeriano passa, vedi comunque la differenza. Vedi che noi siamo più calmi, più sofisticati, meno casinisti. Quindi anche quando andiamo in Inghilterra, no? Facciamo la stessa cosa, we blend in. Cioè, we take the best of both. Esatto. E quindi noi veniamo anche incontro a loro, perché diciamo... Esatto. Meglio venire incontro, integrarci, almeno... Beh, no, integrarci, noi siamo, non è che... Sì, anche comportamento, secondo me, è già il nostro comportamento, perché io non sarò mai come un africano che per esempio se sono in autobus con al cellulare, io non posso comportarmi così. Sono nata qua, sono calma, cioè... ma anche il tuo carattere. Sì, è il mio carattere, è uno stile di vita adesso, non è che me lo sono inventata oppure è proprio uno stile di vita. Sì, infatti. Poi non è che ci ti forzi la tua testa perché sennò no, cioè è una cosa naturale. Non ci pensiamo. Io ho capito quello che intendi comunque, perfetto. We are still seen as immigrants. Secondo me, guarda, io vedo sta cosa soprattutto dai più vecchi, perché cioè noi che siamo dall'asilo, elementari, medie, siamo stati con gli italiani comunque, quindi loro non ci vedono così diversi come
un vecchio di 50 anni o di 40 anni. 50 anni sembra vecchio, sì. Vabbè, cioè, hai capito, no? Sì, ho capito. Cioè, siamo visti come immigranti soprattutto dai più grandi, quelli della nostra età ci vedono come loro. Semplicemente. È vero. Però siamo visti come immigranti qua in Italia comunque. Cioè, Poi ti dicono parli bene l'italiano. Say what? Dopo che sono nata qua, cioè, tutta la vita che sento solo di italiano. solito, no, io a scuola la prima cosa è: da quanti anni sei in Italia? Say what? Io sono nata qua. Ah, infatti si sente, parli bene l'italiano. no, Sai. queste cose mi spiace dire ma in Inghilterra non esistono, anche se siamo immigranti là, però veniamo visti più in buona luce e come, cioè, loro ci vedono come persone da cui devono imparare anche. Non è soltanto come siete immigranti o no e adesso siete venuti a prenderci lavoro. Capito? Cioè, ci vedono in buona luce e ci vedono come persone che vogliamo portare una differenza in maniera positiva. Sì, ma qua sembra chiederti. Sembra che noi vogliamo togliere. E infatti togliere da loro, ma non è così. Veniamo in buona luce e in buona fede, ragazzi. Perché siamo qualcosa che non conoscono e forse non vogliono neanche conoscere. Ma questa cosa va da quanti anni che siamo qualcosa che non conoscete? Say what? No, è vero, Noi siamo tipo estranei, cioè una cosa nuova, Sì, ci vedono quasi, anche se comunque- ormai da tanto siamo qua, però. Perché ci sono anche persone che sono nati 30 anni fa che sono nati qua. La cosa è che a volte ancora prima di chiedere il tuo nome, da dove vieni? Dove sei? Sì, però credo che un po' sia un'indicazione quella cosa. No, perché, ok, ci sta, ma sei curioso, no? Vedi i miei lineamenti, vuoi sapere, no? Dove vengo? Ci sta, ma non che non sai neanche il mio nome. Da dove sei? Cioè, sembra una cosa tipo, io vedo che sei nera. C'è troppo odio adesso e c'è troppo razzismo in Italia. Vero? È pesante, ma è la verità. È pesante ma è la verità. Però perché a me adesso ho il cuore pesante, mi fa tanto male anche da dire. Però è vero, c'è tanto odio e c'è tanto razzismo. E anche, dico una cosa, anche noi che siamo arrivati qua quando sabato sera abbiamo subito, siamo arrivati qua, subito, è la prima cosa Episodio, che... Cioè, io non so, spero che un giorno ci sia un cambiamento comunque, perché così sempre fatta una maniera diversa. solo per il colore della tua pelle. Poi comunque siamo nel XXI secolo che dovrebbe diminuire, No, non vogliamo essere visti come vittime comunque, No. però c'è Anzi. che sì. Anche a volte dire, anche per me tipo lamentarmi magari di episodi razzisti, io faccio fatica perché, cioè poi a parte che quando mi lamento, sì, sembra che faccio la vittima, poi quando, cioè se io arrivo a lamentarmi, non è che mi sto lamentando perché c'ho... No, stai descrivendo una cosa brutta che sto anche aprendo, anzi sto aprendo il mio cuore Per dirvi quello che... e per dire quello che provo, Sì. quello che... capito? Sì. E a volte fai anche fatica a dirlo perché sembra che sei tu che vedi il razzismo. È vero, sembra che ti stai inventando tutto. No, invece è lì, lo vedo. È lì, ragazzi. Lo vedo, è lì. Adesso abbiamo un'altra ospite e ci farebbe piacere se voi riusciste a indovinare chi è sta persona, perché questa voce è un po' familiare. Noi siamo nati qua. Cioè, Anche perché non posso essere o uno o l'altro questo qua, perché Esatto, no, non puoi chiedermi. non puoi chiedermi tu di sei scegliere. africana o italiana. Ma poi per me essere Entrambi. tipo italiano vuol dire anche la cultura, perché se siamo nate qua la cultura ce l'abbiamo anche noi. E poi afro-italiani perché ti comporti proprio da italiana su queste cose, infatti, quindi non posso dire non sono italiana. Cioè afro-italiano Poi perché penso hai italiano. entrambe le culture, non puoi scegliere. È vero, Perché non puoi tu sei scegliere. nata, Ok, esatto. cioè sei nata, non so, in Italia con cultura. A parte quello, cioè quando mi fanno ma ti senti più italiano o africano, tu ovviamente non dici puoi in mezzo ma dici Puoi italiano, scegliere sulla lo so, ma a parte sto che per dicendo, italiani sei italiana. ma quello che sto dicendo, che dici confondi? che cioè tu ti senti magari più italiana perché sei nata, sei cresciuta qua e tutto, però dici che magari sei afro per i tuoi genitori. Cioè alla fine è vero. quello che sei sulla Nigeria è per i tuoi, se Grazie! se per loro, you know what is the done. È quello che sto dicendo. È vero. per le Cioè io saprei solo
pizza, lasagne, così se non fosse per i miei che sono anche, capito? Per quello che ti ha scritto il commento, gli dà fastidio afro-italiani soltanto se fossimo bianchi, se fossimo afro-ben, italo-polacchi, Romagna, non so. Sì, ha aggiunto, ha detto, quindi se qualcuno è nato in Cina ed è italiano, è italo-cinese, ha scritto sul commento. Sì, no? Ma aspetta, poi se lui anche si sente anche cinese, perché c'è anche quel No, allora, perché se lui non si sente... Intanto afro-italiano descrive cosa sei e dove sei nata. Genitori africani, tu sei nata in Italia, quindi afro-italiana, ecco. E ma anche, comunque anche un sentirsi, perché non è l'unico. Sì, ma... Perché se fosse tipo mia cugina, è nata in Italia, però da piccola è andata in Inghilterra, quindi è italiano. Non è che dice non è italiano. Lei è afro-italiana perché sì, però non si identifica come un italiano. Sì, non si identifica, però lo è. E questo è il punto, non si identifica con la cultura, però lo è comunque, perché è genitori africani nata in Italia. Ma c'è scritto no, sul serio c'è scritto che vabbè adesso non lo so non lo so giusto, però c'è scritto che uno è appartenente dal suo luogo di nascita, something like that, l'ho messa così, però c'è scritto, io ho fatto diritto alle superiori, c'è scritto Bravissima. io sono nato È successo, sono nata a Verona, è successo, non l'ho scelto io. Non si può Non l'ho scelto io, sono comunque tutto ciò che non è italiano è visto come non va bene oppure In Italia è così, perché qua io mi ricordo che crescendo tu dovevi mangiare il loro cibo, era strano se in mensa alle elementari. sì, se tu andavi a scuola e dicevi ho mangiato dodo and beef, dicevo ma che cos'è? io sono andata a scuola con Moz basta la miele. Però fastidioso. No, tipo, un mio compagno una volta mi ha fatto una domanda e io ho detto, oh, meno male che c'è gente un po' intelligente. Mi ha chiesto, ma perché se io chiamo uno negro è un'offesa? Ma se un nero chiama un negro non è un'offesa? Io ho detto, è come, non so, come un amico, se io ti insulto e siamo amici, vabbè, siamo amici, ma tu che sei tu un estraneo che mi insulti così a caso, cioè è un'offesa. Se parliamo un po' di pizza un po' così. Sì, io vorrei aggiungere, se parliamo un po' dell'origine della parola negro, i bianchi lo utilizzavano in maniera disprezzativa per insultare i neri. Esatto. Lo dicevano per dire, uno significa che sei uno schiavo, quando loro lo dicevano, poi se lo dicono quelli di colore fratello, è come per dire, ehi fratello, come stai? Siamo nella stessa situazione, sì, stiamo passando la stessa cosa. Non parlare di barche. La maggior parte dei neri non sa nuotare, è vero? Punto. È vero. La maggior parte dei neri ha paura dei cani. Anche i maschi. Ma non tutti, quindi non generalizziamo. Però comunque escludo mio fratello che fa lezioni di nuoto, grazie. Ma anch'io so nuotare. Beh, io ho fatto nuoto, però non riesco a buttarmi dallo spoglio così in mezzo. Ma lo sai! Che cosa? Cosa c'è lì? Sì. Mi devo toccare? Ma non sapevo. Però dai, in piscina ancora che dici, vabbè dai, in piscina. Ma queste cose che dicono anche sulla gente di colore, i neri, vabbè, è anche perché è un po' una cosa di cultura. Perché i nostri genitori mica erano là in piscina, cani, quella. Certo, è vero, cioè alla fine gli italiani sono nati cani qua e là. Uno mi diceva che per esempio noi afro-italiani noi, visto che siamo nati qua in Italia, non conosciamo tanto la cultura dei nostri genitori, allora nel caso in cui un giorno ci sposiamo e abbiamo la nostra famiglia, non possiamo passare niente a loro perché non conosciamo tanto la nostra cultura. Ma conosciamo quella africana? No, ha detto che ne abbiamo perso tutto e quello per noi è un deficit, perché alla fine che ha detto che i nostri figli saranno come persone che, come sai, gli afroamericani che non conoscono tanto della loro cultura, loro hanno perso. Ha detto che i nostri figli perderanno tutto. Beh, sono tutto mia mamma, quindi non lo... Mia mamma non ci sarà! Mio figlio parlerà Aspetta, dipende. Io Io conosco gente che
il dialetto, sanno più dialetto che inglese, le canzoni, le tradizioni, sanno tutto. Cioè dipende tutto da come ti hanno cresciuto i genitori. vero. Cioè i nostri genitori, guarda caso, un po' di dialetto. Sì, ma nel futuro prossimo, aspetta, nel futuro prossimo tu al tuo figlio daresti un nome africano? Io sinceramente Io sì. Ma io Anche io secondo nome, infatti lo strapprezzo perché a me no. Ma aspetta, non come secondo nome, anche come primo No, nome. Come nome. Perché? Ah, ma il mio primo è Joyce. Beh, il mio primo è Osaiti. No, io solo il nome. Infatti. Ok. No, io pensavo come secondo nome. C'è un problema anche di cultura, nel senso che anche il cibo che noi cuciniamo, che è un problema perché non sappiamo cucinare cibo africano. Quello è relativo anche. Allora, quello che so che mangerò sicuro in futuro do dumplings, Uno mi fa tipo all'università, perché sai questi Yoruba, mi fa io so parlare Yoruba e tutto, io va bene, tu sai parlare la tua lingua, io faccio no, non lo so, dopo mi fa yeah, why useless Nigerian. Dopo io gli faccio Comunque non parlare il fatto che non Say parlo la what? lingua. Nigeria. Non dire perché sono meno nigeriani te, ok? vero? Ecco. Se un rumeno può parlare rumeno e italiano, sapere sia della cultura rumena sia della cultura italiana, dimmi la nazionalità. Se un ghanese può parlare ghanese, può parlare italiano, sapere di entrambe le culture, ecco, prego io. Sappiamo che è vero! Cioè, hai capito? Italiano. E al rumeno e al ghanese di cui parlavo prima sono i genitori, i zii, comunque parenti che hanno insegnato, non è che, perché comunque loro stanno praticamente quasi tutta la vita qui in Italia, non è che sì, ci sono quelli che sono nati lì e quindi ce l'hanno per quello, ma quindi non è una scusa dire siamo nati in Italia e quindi non ci fanno. Siamo giunti alla fine, ragazzi, grazie per aver guardato questo video, vi ringraziamo con tutto il nostro cuore, mettete like, iscrivetevi, condividete questo video con i vostri amici, se avete altre domande non esitate di chiedeteci tutto quello che volete, grazie mille e Alla prossima!